confine con Austria e Svizzera, la Val Venosta è stata attraversata nei secoli da popoli di ogni sorta. Ciascuno di essi ha lasciato il proprio carico di esperienze, dalla agricoltura all'arte all'architettura. C'è un posto per tutti per trovare relax e tornare poi a casa meno stressati di prima. La Val Martello è conosciuto come la Valle della Fragola. Secondo noi è la cooperazione che ci può aiutare o ci può aiutare tutti quanti in questo momento. In questo momento ci troviamo nella Val Martello, che fa sempre parte del comprensorio della Val Venosta, una valle davvero selvaggia con una natura incontaminata. Ci troviamo all'interno del Parco Nazionale dello Stelvio, che è una delle aree protette più grandi d'Europa, è stata istituita nel 1935 e in particolare stiamo facendo un sentiero lungo la gola delle Plima. Lo Stelvio presenta habitat diversi dato che si estende tra i 700 e i 3900 metri sul livello del mare. Ghiacciaio, le rocce, poi arriviamo ai pascoli, le malghe, il bosco e poi i prati coltivati, qui in Val Martello ovviamente con la fragola, i frutti rossi. Ci sono voluti migliaia di anni all'acqua gelida dei ghiacciai per scavare il canyon del Plima. E che ci permettono di avvicinarci, di toccare con un dito il cuore della montagna. Non solo l'acqua, poi anche il bosco, ovviamente anche i vari alberi tra l'arice, pinocembro e l'abete rosso che danno tantissima energia, ci danno l'ossigeno che ci serve per vivere. In questa gola abbiamo detto scorre questo fiume, questo Plima, che adesso possiamo assaporare anche nei suoi rumori attraverso delle installazioni, giusto? Esatto, è un sentiero tematico che è stato installato recentemente. Sono stati creati 4 punti panoramici. Poi installazioni molto eleganti che si adattano molto bene al contesto naturale, quindi sono anche molto rispettose, perché dopo tutto il rispetto della natura è un po' anche il segno di questo intervento. Esatto, perché ci troviamo proprio nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio. La Val Venosta è nota per la produzione delle mele. La Val Martello, che fa sempre parte di questo comprensorio, si trova ad una quota più elevata, a 1200 metri circa, che non permette la produzione di questo frutto. Qua si è deciso invece di sviluppare come coltivazione la fragola. Di recente qui è stato introdotto un innovativo sistema di coltivazione della fragola all'insegna della sostenibilità che abbatte lo spreco d'acqua. Qui siamo in grado di ridurre il quantitativo d'acqua di oltre di 80%. 80%. A queste quote però le temperature sono più basse, trovandoci in una valle stretta le ore di sole al giorno sono di meno. Questo svantaggio però è stato convertito in un vantaggio, perché fa sì che la produzione della fragola avvenga più tardi nell'anno rispetto al resto d'Italia. Si inizia poi in aprile, dove le temperature aumentano e dove siamo in grado di piantare, e poi ad arrivare con la raccolta a giugno-luglio. Cioè quindi voi arrivate quando il resto del mercato italiano in realtà già è esaurito la raccolta? Esatto, quando il resto d'Italia ha già finito la raccolta delle fragole noi iniziamo. È difficile anche comunque per una realtà così piccola riuscire a competere con la concorrenza oggi? La nostra cosa più difficile che abbiamo, dobbiamo competere con i big player, e per noi come piccoli produttori in alta quota è questo un problema che abbiamo. I piccoli produttori della Val Martello hanno deciso di fare squadra riunendosi in una cooperativa che organizza il programma di produzione, di confezionamento e distribuzione.
c'è il rischio che molti decidano di abbandonare una valle comunque così impegnativa. Anche questo è un obiettivo nostro, di far vedere alla gente le possibilità, anche possibilità di guadagnare, di andare avanti con le aziende, di produrre qualcosa e non di abbandonare le aziende. Questo sarebbe il problema più grosso che abbiamo, e vogliamo tenere la gente in valle e ovviamente diamo un aiuto. A rendere unica la Val Venosta è anche la sua geografia, perché è protetta a nord dalla cresta delle Alpi, a sud da tante montagne, tra cui il massiccio dell'Ortles, che è la montagna più alta dell'Alto Adige. È così che, grazie al clima mite di questa valle, che nasce il cosiddetto granaio del Tirolo. Noi abbiamo un clima da una parte alpino e dall'altra parte anche forse un po' mediterraneo, e poi per questo scopo abbiamo la possibilità una volta di coltivare tante piante aromatiche che normalmente in questa zona, in questa quota di 900 fino a 1300 metri non crescono. Esposta a sud, la Val Venosta gode di tanto sole, la temperatura è calda e questo favorisce una coltivazione florida. Qua si coltivano tanti tipi di frutta, non soltanto le mele ma anche le albicocche, le viti, le fragole e pure le erbe aromatiche. E perché vi chiamate i ribelli delle erbe? I ribelli delle erbe è un nome che ci veniva dato. I primi 3 anni poi erano molto faticosi e tutti dicevano: ma smettetela, fate qualcos'altro, non investite più soldi. Avete insistito a lungo e alla fine esatto. I frutti arrivano, meglio i fiori arrivano. Esatto, i fiori arrivano. Voi siete gratificati dal vostro lavoro? Sì, siamo. Noi abbiamo incominciato proprio con anche lavori diversi. Io per esempio ero insegnante fino a un anno fa, Leander fino a mezzo anno fa era anche impegnato in comune del Val Martello, però sono 8-9 anni di lavoro proprio. Di sacrifici, di gavetta. Sì, sacrifici, esatto, che abbiamo fatto. Però adesso siamo orgogliosi anche del risultato che abbiamo ottenuto. La montagna non è un ambiente facile dove vivere e fare impresa, eppure la passione e la dedizione di questi giovani protagonisti dimostra che è possibile vivere qui con gratificazione. È importante combattere lo spopolamento della valle perché si rischierebbe appunto la crisi della valle stessa, non soltanto dell'agricoltura e della coltivazione. Il nostro patrimonio è infatti la natura, ma la gente che vive da sempre in fuori natura ha anche vari svantaggi, e se non abbiamo delle ricette che possiamo far vedere, ovviamente non possiamo convincere nessuno, e questo è anche il nostro lavoro e il nostro obiettivo. C'è anche un po' di patriottismo in zona nostra e perciò tanti restano, però il problema naturalmente è quello in nostra zona che forse i più bravi, diciamo così, vanno in città. E i prossimi 9 anni come li vedete? Fare rete, proprio fare cooperazione, crescere da una parte, però anche dall'altra parte restare autentici. Questo secondo me è la cosa più difficile. Sono molte le sfide che pone la montagna, che resta un ambiente vitale per l'uomo, da preservare con cura. Abbiamo visto con ghiacciai che si arretrano anno dopo anno, il caldo con le ripercussioni che ha su alcune questioni legate anche alla sicurezza, no, dei territori. I ghiacciai ne risentono e molto probabilmente nel corso dei decenni scompariranno andando avanti così. Quindi direi di trattare la natura con massimo rispetto e viverci e trarre le energie e le forze della natura, però sempre con rispetto.